È qui come persona informata sui fatti riguardo la scomparsa di Speranza Giovanni, minorenne, di anni 16. I genitori, appena tornati dal lavoro notturno, ne hanno denunciato la sparizione. Il cellulare è tuttora spento. Dai tabulati telefonici risulta che l'ultima cella agganciata è quella della stazione ferroviaria, alle 22:12. E infatti le telecamere interne della stazione hanno registrato il Giovanni che si dirigeva ai binari. Non sappiamo se sia salito su un treno e stiamo battendo anche i dintorni con l'ausilio dei cani molecolari. Cosa sono i cani molecolari? Cani speciali. Riescono a sentire gli odori da lontano, anche sottoterra. Ma quindi mio fratello è morto? Ma non starete esagerando? Attualmente non possiamo escludere nessuna ipotesi. In che rapporti è tuo fratello con mamma e papà? Ci sono problemi in famiglia? Forse. Non ha problemi con la famiglia, è la famiglia che ha problemi. I suoi sono al verde. Hanno una panetteria ma sono pieni di debiti. Lo sanno tutti. E il Giovanni che tipo è? Il Giovanni? Ma lei è mica di Milano? Senta, non faccia lo spiritoso e risponda alle domande. È un tipo allegro? È triste? Si droga? Spaccia? Ma chi, Giovanni? Ma sei una fighetta. Simpatico. Non credo sia depresso se è quello che vuole sapere. È uno serio. Serio? Non lo conosco da molto, però sì. Più che serio è molto strano. È uno fissato coi numeri. Si spieghi. Ma sì, cioè è una specie di genio della matematica. E poi c'ha una memoria pazzesca. Lo so perché è un campione di Magic. Magic? Sì, Magic, il gioco di carte. Vince sempre, pazzesco. E cos'è? Un gioco per bambini? Ma che gioco per bambini? È una roba seria. Serve strategia per giocare, è come il poker, ma con i mostri e gli incantesimi. La parola giusta è secchione. E questo le dà fastidio? No, l'intelligenza è una cosa bella, ma bisogna saperla usare. Voi siete gli ultimi ad averlo visto. Mi aiuti a ricostruire i fatti. A che ora vi siete incontrati con lui? Dopo cena. Intorno alle 21 più o meno. E cos'è successo tra le 21 e le 22? Nulla di che. Ci siamo visti tutti al parco e poi è arrivato anche Giovanni. Tutto normale. C'era anche Laura, la sua sorellina. Giovanni se l'è portata per non lasciarla sola. I genitori lavorano in panetteria. L'hanno chiamato e poi siamo andati al parco. Tutto normale. Abbiamo riso e scherzato, da amici. Ci siamo salutati, tutto normale. Poi mi ha lasciato sulla porta di casa e mi ha detto di andare a letto, che doveva chiamare Denise. Ma a parte questo... Tutto normale. Sì, esatto. È quello che è successo veramente? Sì, certo. E chi ti ha detto di dirlo? Matteo. Sì, Giovanni è mio fidanzato. Mi ha chiamata intorno alle 22 per darmi la buonanotte, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Lei ha dichiarato che della scomparsa di Giovanni sono responsabili i suoi amici. Cosa glielo fa pensare? Non lo penso, ne sono certa. Quelli non sono amici veri, li conosci da poco e non sono come lui. In che senso? Sono un branco di esaltati che se la menano, si vestono tutti uguali. E il peggiore è Matteo. Perché? Perché costringe tutti a fare quello che vuole lui o va a finire male. Io non costringo nessuno a fare niente. Sai come sono le fidanzate, no? Sono sempre gelose degli amici. Denise è solo invidiosa. Matteo invece è un bravo ragazzo. Ma poi è stato Giovanni a voler sindere a noi. Ci pressava, anzi, nessuno l'ha costretta. Infatti, era lui che voleva entrare nel nostro gruppo. Aveva anche incominciato a vestirsi come noi. È vero, ma perché quello era l'unico modo per farli smettere. Si spieghi meglio. Giovanni non ne parlava, ma se non puoi battere unisciti a loro, no? La verità è che Giovanni non stava bene. Può spiegarne il motivo? Per i debiti di famiglia e loro che lo avevano preso di mira, è questo il motivo. Era arrivato a rubare i vestiti a suo padre per cercare di farsi accettare. Sarà stata anche quella una delle loro stupide prove. Che prove? Ah, loro non gliel'hanno detto. Devi superare delle prove per entrare nel gruppo. Lei non ha fatto un giuramento per stare qui? È la stessa cosa. Ma niente di sconvolgente. È solo un gioco. Devi dimostrare la tua lealtà al gruppo. E mi faccia un esempio. Io, per esempio, ho detto che bucavo le rotte del prof. E l'ha fatto? Certo. Ma così, per scherzo. La prova dipende da chi c'hai davanti. Cambia da persona a persona. E nel caso di Giovanni? Per Giovanni è stato diverso. Sai mantenere un segreto? No, non posso farlo per legge. Vabbè, io ho sentito una parola, ma Matteo mi ha fatto giurare di non ripeterla mai. E quale? Non me la ricordo. Senta, signorina, ho notato che si riferisce sempre al suo ragazzo parlando al passato. Perché Giovanni non è uno che scappa. Non avrebbe mai lasciato i suoi genitori e la sorellina. E quindi? Cosa pensa? Fai uno sforzo. Che parola era? Erano 2 parole.
Inglesi, credo. Una era un colore. Che colore? Blu, forse. E parlavano di un gioco. E che gioco era? Non lo so, ma gli hanno dato tanti soldi. Sì, va bene, lo ammetto, gli abbiamo dato dei soldi, ok? Ma è stata un'idea sua. E perché gliel'avete dati? Perché questa domanda? È un reato dare dei soldi ad un amico? Perché doveva andare in un posto e fare qualcosa. E non ti ricordi cosa? No, ma era rischioso. E gli serviva una cosa. Che cosa? Una cosa che aveva Luca. Una tessera, perché lui è grande. Vuoi dire la carta d'identità? Sì, quella. E ti ricordi che gioco era? No, ma alla fine sarebbero stati tutti fieri di lui. Si chiamava Blue qualcosa. Blue Whale? Cioè, lei pensa che l'abbiamo costretto a giocare al Blue Whale? Quello delle missioni che poi alla fine ti devi autoeliminare. Quel Blue Whale? Sì, quella parola lì. Forse. Le consiglio di collaborare, signorina, perché qui siamo di fronte a un reato gravissimo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Mi scusi, non mi sento molto bene. Ah sì? E il cadavere? Se non c'è il cadavere non c'è il reato. Quindi ora posso andare? Ho il diritto di fare una chiamata, giusto? Io non volevo, lo giuro. Non è come pensa lei. Un momento. Sì, pronto? E dove è stato trovato? È possibile risalire l'identità? Il volto non coincide. Ho capito. Vi faccio subito inviare le informazioni raccolte per procedere all'identificazione. Grazie. Lo Russo, invia ai nostri colleghi di confine il fascicolo Speranza e tienimi aggiornato sugli sviluppi. È lei Allegri Luca, nato il 12 luglio 2002 a Ventimiglia, giusto? Sì, sono io. Sa spiegarmi come ha fatto la sua carta d'identità ad arrivare fino in Francia? Non è curiosa di sapere dove l'abbiamo trovata? Le conviene parlare perché lei è maggiorenne, il documento è il suo, quindi sarà indagato come unico responsabile. O qualcuno l'ha costretta a separarsi dal suo documento? Voglio parlare col mio avvocato. Mi dici come si chiama il gioco? Mi dici come si chiama il gioco? Erano due parole inglesi, credo. Una era un colore. Blu qualcosa. E non ti ricordi il nome del gioco? Blackjack. Non faccia lo spiritoso, signor Speranza, e si tolga gli occhiali. È sparito da 2 giorni, lo sa che ha fatto stare in pensiero tutti. Pensavo di metterci meno. Signor Speranza, lei è minorenne, si è allontanato senza il consenso dei genitori, con i documenti del signor Allegri. E qui parliamo di sostituzione di persona, procurato allarme, e la lista dei reati continua. Deve spiegare molte cose, signor Speranza, e fossi in lei, inizierei da questi. 5.000 euro in contanti. Li ho vinti a Blackjack. Si spieghi meglio. Matteo e gli altri mi hanno dato loro i soldi per arrivare al casino di Monte Carlo e giocare. E per quale motivo? Abbiamo scommesso che sarà ritornato con la stessa cifra moltiplicata per 10, ed ecco 5.000 euro. E tutto questo per entrare in una stupida banda di bulli. È fuori strada. Ho fatto come il camaleonte. Che vuol dire? Mi sono mimetizzato per poi attaccare. Mi servivano soldi per giocare, gli ho fatto credere di voler entrare nel loro gruppo. Il loro stupido rituale tribale era l'occasione perfetta per farmi dare i soldi. Ho scelto io la prova da superare. Il blackjack. E quindi li ha ingannati? Ovvio. Il mio scopo non è mai stato vincere 5.000 euro. E qual era il suo scopo? Ripagare tutti i debiti di mio padre. E ci è riuscito? Secondo lei? Lo Russo, è stato tutto un equivoco. La bambina si è confusa. Che le parole inglesi che pensava di aver sentito non erano Blue Whale. Erano Black Jack.